Ciao amici e bentornati in questo strano giro pesca. Nel video di oggi analizzeremo i pro e i contro del viaggiare da soli, perché come molti sanno, il 18 di gennaio sono partita per il mio primo viaggio in solitaria e ho attraversato buona parte del sud-est asiatico. È stata una figata, però ogni tanto è stato anche difficile. Partiamo dai pro. Una delle cose più belle del viaggiare da soli è sicuramente fare amicizia. Che siate persone timide o meno non fa differenza, viaggiare da soli vi fa tirare fuori un sacco di voglia di mettervi in comunione, vi farà venire voglia di darvi, di aprirvi, anche con un sacco di sconosciuti che poi magari diventeranno amici. E questo non si può fare quando si viaggia in coppia? Sì, però è anche molto più difficile conoscere a fondo una persona, perché quando siamo in 3, 4 siamo già un gruppo e quindi gli argomenti trattati saranno principalmente di tipo collettivo. I greci, infatti, oltre al plurale e al singolare, avevano il duale, proprio per distinguere l'io e te, Iasu, dal noi, Iemas. Quando sei a tu per tu con una persona, ti apri molto più facilmente sulla tua individualità e questo consente all'altro di conoscerti più a fondo. Un'altra cosa positiva è che quando viaggi da solo e conosci qualcuno, ti senti anche libero di cambiare i tuoi piani, come per esempio mi è successo in Cambogia quando ho conosciuto Piera. Ci siamo trovate così bene insieme che ho deciso di lasciare l'isola di Koh Rong un giorno più tardi per poter fare insieme a lei un pezzo di viaggio. Ed è proprio la libertà a tutto tondo ad essere un altro pro del viaggiare da soli. Se ti senti stanco e ti vuoi alzare più tardi, se vuoi andare a farti un massaggio, sai che non c'è nessuno fuori dalla porta che ti sta aspettando. Puoi mangiare quando ti va, senza chiedere all'altro se ha fame, ti puoi fermare in spiaggia a leggere un libro senza stare a guardare l'orologio. Insomma, non dover rendere conto a nessuno, o quantomeno non doversi neanche porre il problema, è sicuramente un pro notevole del viaggiare da soli. Inoltre, un viaggio in solitaria aiuta a consolidare il rapporto che hai con te stesso. Avrai tempo per ascoltarti e dirti la verità, magari su quanto la giornata di ieri sia stata triste o malinconica perché ti sei sentito solo, o quanto quell'aspetto della tua attuale vita in questo momento non ti sta rendendo felice. E vi assicuro che però saliranno a galla delle idee per cercare di migliorare quell'aspetto che non vi va. A patto ovviamente che non rinneghiate quella consapevolezza. Insomma, avrete la possibilità di conoscere meglio i vostri limiti e le vostre esigenze. Io per esempio in questo viaggio ho rivalutato casa. Non sono una di quelle che dice l'Italia fa schifo, anzi, io a casa ci sto bene. E questo viaggio non è nato dall'esigenza di scappare da casa. Però non mi sono mai sentita particolarmente legata a Firenze e invece ora, stando lontano, la mia prospettiva è cambiata e quando tornerò a casa sarò più felice di essere cresciuta in quella città. Oppure scoprirete anche cose molto più superflue, tipo che io non ho problemi ad adattarmi sul tema del cibo, posso mangiare dalla ciotola di qualcun altro seduta per terra, ma per esempio non riesco a rinunciare ad una camera pulita. Quindi per concludere i pro è un'esperienza che vi consiglio assolutamente di fare, che vi aiuterà su tantissimi fronti e davvero vi renderà più forti, non è semplicemente un modo di dire. Ma passiamo adesso ai contro, che devo dire non sono pochi. Sì, perché non vi nascondo che viaggiare da soli ha anche un sacco di punti deboli. Alcuni più superficiali, come per esempio il fatto che costa tutto il doppio. Viaggiando in coppia si divide il costo della camera, il costo del taxi, da soli non si divide niente. Oppure il fatto che a volte vorresti una foto proprio lì, un video proprio di là e non c'è nessuno che te lo fa. Però poi ci sono anche dei contro molto più profondi. Il primo che mi viene in mente è che non si può andare a traino, nel senso non hai nessuno che ti copre le spalle, nessuno che sta attento alla situazione in cui ti trovi per te e di conseguenza devi sempre tenere un livello di attenzione molto alto. Questo alla lunga stanca. E poi passiamo al clou del contro nel viaggio in solitaria, la solitudine. Sì, c'è, a volte anche tanta, e chi dice che non c'è mente. A volte ti senti solo anche per le cose più stupide, ti manca la mamma, ti manca la pasta, ti mancano gli amici e in qualche giornata ti senti solo. Magari ti passa anche la voglia di fare qualcosa o di vedere la città in cui ti trovi. Perché che faccio? Tanto sono da sola, uffa! E allora ti prende lo sconforto. Però in realtà si può vedere il positivo anche in questo, perché si inizia a instaurare con la solitudine un rapporto. Probabilmente il mio prima di questo viaggio non era un granché. Impari a coccolarti da solo, ti metti un po' di musica, dici vabbè, esco lo stesso e magari conosco qualcuno. Per esempio nel mio caso, i momenti in cui la solitudine ha colpito più duramente sono stati i momenti del cibo, in cui si mangia, perché spesso è un momento conviviale, in cui si fanno anche chiacchiere, non si mangia solo per mangiare. Soprattutto noi italiani si mangia per stare insieme. E quindi sì, sedermi sulla sedia, avere il mio fried rice davanti e vedere che dall'altra parte non c'è seduto nessuno, a volte mi ha fatto un po' tristezza e mi sono sentita sola. Però va bene, un po' ci si abitua e un po' si accetta che è così. Un altro contro che per me è stato davvero spiacevole è la condivisione della felicità. Perché se sei in un posto e ti senti felice, non c'è nessuno con cui lo puoi condividere. Nei miei viaggi passati, quando sono stata in un posto incredibile, super bello, emozionante, o ho vissuto una scena
particolarmente significativa, magari avevo qualcun altro accanto con cui poterla commentare, oppure un paio di giorni dopo dire "Oh, ma te lo ricordi che cosa abbiamo vissuto? È incredibile! Quanto è stato bello!" E invece quando viaggi da solo non lo puoi fare. Non c'è nessuno che ha memoria e testimonianza della tua felicità, e questo sinceramente mi è mancato tantissimo. L'ultimo contro del viaggio in solitaria sono le domande. Paradossalmente, in un viaggio in solitaria è molto più difficile pensare, perché le domande te le devi fare da solo. E a volte non ti vengono, o non hai lo stimolo per darti una risposta. Quando hai un'altra persona accanto in un viaggio e lei ti fa una domanda, necessariamente devi trovare una risposta. Non è che puoi fare il pesce. E quindi il tuo cervello ha la possibilità di elaborare pensieri a cui magari non avresti pensato. Quando si viaggia da soli ci si fanno solamente domande simili a noi stessi, perché non abbiamo qualcun altro che ce le pone. E quindi viaggiando da soli c'è il rischio, probabilmente sicuro, di perdersi degli spunti estremamente interessanti che sarebbero venuti da altri individui. Che ne pensate dei miei pro e dei miei contro? Avete mai viaggiato da soli? Vi rivedete nelle mie parole? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque veramente, al di là di tutti i contro che ci possono essere, un viaggio da soli nella vita fatelo. Trovate il tempo e dedicatevi un po' a voi, alla vostra crescita e alla vostra individualità, perché non sempre si è tanto fortunati da avere qualcuno che si prenda cura di noi esattamente come potremmo farlo noi. E allora facciamolo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale, per me è una cosa molto importante. Detto questo, vi ringrazio in anticipo e ci vediamo al prossimo video.